tu cosa vorresti fare? Io vorrei ritornare dalla mia mamma. Io vorrei una bicicletta, però ho un desiderio molto più grande. Quale? Quello di ritornare in Istria. Piccoli desideri, ma uno grande che è anche nostro. Per molti anni, sul destino degli italiani d'Istria e Dalmazia, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è parlato poco e malvolentieri. Personalmente ho qualche vago ricordo d'infanzia, qualche articolo di giornale che parlava della zona A, della zona B, del trattato di Osimo e poco altro. Ma chi erano questi compatrioti che venivano da una terra non più italiana? Crescendo imparai qualche cosa di più. Imparai che erano famiglie, persone a cui era stato tolto tutto e che si erano ricostruite un'esistenza nonostante tutto. Alcuni diventeranno delle personalità famose come Sergio Endrigo, Mario Andretti, Nino Benvenuti, Abdon Pamic, Missoni. La lista è lunga. Molti di loro non diventeranno famosi, ma si faranno strada comunque nella vita. Ma per tutti loro c'era come un velo che separava la persona, il suo passato e ciò che aveva vissuto. Da parte degli esuli c'era una sorta di prudenza mista a pudore rispetto a quei fatti, mentre il resto degli italiani preferiva voltare lo sguardo dall'altra parte. Una delle cose che mi ha sempre colpito non è tanto l'odio e la violenza da parte dei titini, ma soprattutto l'ostilità da parte della sinistra italiana nei confronti di questi nostri compatrioti che per loro erano fonte di imbarazzo. Perché? Ovviamente venni poi a sapere delle foibe, ma anche di quello non è che se ne parlasse molto. C'era chi metteva persino in dubbio che fossero esistite e c'è chi ne dubita ancora. Forse per quieto vivere in alcuni casi, forse per pregiudizio ideologico e francamente in molti casi per senso di colpa. Ma quello che mi stupì fu soprattutto scoprire, molti anni dopo, qualcosa di cui si parlava ancora meno, ossia la brutale repressione italiana della resistenza jugoslava nella campagna di occupazione militare durante la Seconda Guerra Mondiale. E mi chiedevo, come mai la propaganda antifascista del dopoguerra, sempre pronta a denunciare le malefatte del regime, si era lasciata scappare questa opportunità di rincarare la dose? Pian piano i pezzi del puzzle cominciarono a costruire un quadro. Ammettere le colpe delle truppe italiane di occupazione avrebbe aperto il vaso di Pandora. Soprattutto perché le colpe vedevano protagonisti non solo i reparti di camicie nere, ma anche quelli del Regio Esercito, che poi all'8 settembre 43 sarebbero passati dall'altra parte, diventando di fatto alleati di Tito. Quindi ammettere quelle colpe avrebbe aperto di conseguenza la discussione proprio sui tanti crimini jugoslavi e sulle foibe. Crimini ai danni degli italiani da parte di un nostro alleato e con la complicità dei comunisti italiani stessi. Era davvero un bel vespaio e nessuno voleva metterci il naso. Uno degli episodi più tristi fu legato a quello che venne chiamato il treno della vergogna. Quando questo arrivò alla stazione di Bologna, dai microfoni di alcuni ferrovieri sindacalisti della CGIL e iscritti al PC fu diramato l'avviso: se i profughi si fermano per mangiare, lo sciopero bloccherà la stazione. Il treno venne preso a sassate da giovani che sventolavano la bandiera rossa con falce e martello.
altri lanciarono pomodori e sputarono sui connazionali, mentre altri ancora buttarono il latte destinato ai bambini sulle rotaie e buttarono nella spazzatura le vettovaglie a loro destinate. Questo perché avevano osato scappare dal paradiso comunista. Questo video non si ripropone di dare una versione completa di quei tristi fatti, anche perché devo ammettere che spesso cerco di evitare le storie degli esuli giuliani perché temo di trovarvi particolari raccapriccianti che fanno perdere la fiducia nell'umanità. Ma questa volta l'appassionato racconto e il devoto ricordo della figlia di uno di questi martiri mi ha spinto ad approfondire una di queste tante tragiche storie. Ci sentivamo dei diversi. I marchi erano due. O eravamo fascisti perché eravamo scappati dal paradiso di Tito, o eravamo slavi. Eravamo solo italiani, e italiani 2 volte, più anche di voi, perché italiani per nascita e italiani per scelta. Sia chiaro, nulla sconto a Roatta e a chi ha eseguito pedissequamente i suoi brutali ordini, ma non posso esimermi da fare 2 osservazioni. La prima è che, nonostante la durezza con cui è stata repressa la resistenza in Jugoslavia, non c'è mai stata quella componente di sadismo manifestato invece dai partigiani di Tito. L'altra osservazione è che le vittime italiane su cui i comunisti si sono accaniti di più non furono prepotenti funzionari o militi fascisti. Mi viene in mente il detto cane non morde cane. No, una gran parte delle vittime italiane erano membri del Comitato di Liberazione Nazionale, che, viste le mire annessioniste di Tito, erano considerati più pericolosi dei 4 gatti fascisti ormai sconfitti e in fuga. E altre vittime furono spesso semplici persone la cui unica colpa era di essere e sentirsi italiani. Una di queste persone fu Giuseppe Cernecca e il suo calvario è esemplificativo di ciò che avvenne allora e la sua storia mi ha colpito in modo particolare. Giuseppe era un ragazzo del 99 e aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Così parla di lui la figlia Nidia. Mio padre era una persona per bene. Non lo dico perché ne ho idealizzato la figura. Lo dico perché quando torno nella mia terra e pronuncio il suo nome, la gente ancora oggi inchina la testa con deferenza.